Ciao ragazzi e bentornati sul mio canale, io sono Michele ed oggi sono qui per parlarvi di quello che secondo me attualmente è il migliore laptop ad uso lavorativo e produttivo, ovvero il Chewy Corebook Pro. Mi tolgo subito il dente e vi dico subito quanto costa. Lui di listino ha un prezzo di 400 euro, ma attenzione perché tramite le offerte che vi pubblico giornalmente sul mio canale Telegram ufficiale Tech Best Deals, che trovate linkato qui sotto in descrizione video, il suo prezzo è già diminuito considerevolmente. Infatti poche ore fa ve l'ho proposto a circa 300 euro, come vedete in questa immagine. E per un prezzo così basso sicuramente penserete di trovarvi di fronte all'ennesimo computer portatile cinesone di bassa qualità, e devo essere sincero, lo pensavo anch'io inizialmente, ma invece mi ha davvero sorpreso positivamente. Ma partiamo dal lato estetico. Questo portatile è realizzato interamente in alluminio, molto piacevole al tatto, con una moderna colorazione grigio scuro. Sottilissimo e al tempo stesso leggero, siamo poco sopra il chilogrammo di peso, risultando quindi facilmente trasportabile. La struttura metallica però non è unicamente solo estetica, ma anche funzionale, in quanto collabora attivamente alla dissipazione del calore, che non è mai eccessivo, e allo stesso modo è molto silenziosa anche la ventola interna. Ma già che siamo qui dentro, scopriamo insieme il suo hardware, ovvero le sue caratteristiche tecniche. Questa macchina è infatti spinta da una CPU Intel i3 6157U, di certo non un processore recentissimo, ha già qualche anno di vita sulle spalle, credo sia stato rilasciato a fine 2016, inizio 2017, ma al tempo stesso si tratta di un processore ben rodato e sempre molto fluido e veloce in tutti i contesti per cui è pensato questo portatile. Inoltre scalda davvero poco e di conseguenza l'autonomia di questo portatile, anche grazie alla bella batteria di generose dimensioni incorporata interna non removibile, è davvero molto buona. Io sono arrivato attorno alle 8 ore di utilizzo, 8 ore abbastanza intense tra montaggio video senza rendering finale, però attenzione, e video 4K. A corredo della CPU troviamo 8 GB di memoria RAM DDR4 e ben 256 GB di SSD, memoria storage espandibili. La connettività invece è affidata ad un modulo Wi-Fi dual band più Bluetooth 4.2, una porta USB classica 3.0, ingresso cuffie e microfono, oltre allo slot micro SD, sempre molto gradito almeno da noi creator. Sull'altro versante invece troviamo unicamente l'ingresso per l'alimentazione e la ricarica della batteria e una porta USB Type-C che può essere utilizzata anche per ricaricare il portatile stesso. Quindi se non volete utilizzare l'alimentatore caricabatterie in dotazione, potete usare un bel caricabatterie USB Type-C. Per quanto riguarda la ricarica di serie, diciamo così, troviamo il suo caricabatterie molto piccolo, discreto, si trasporta facilmente e mi ha stupito in quanto la presa da collegare alla corrente è italiana, come potete ben vedere, nonostante questo portatile io lo abbia acquistato da Banggood, anzi dai magazzini cinesi di Banggood. Ottimo servizio da parte di Chewy e Banggood. E il tutto è sorretto da Windows 10, che arriva con la nostra amata e trascurata lingua italiana già preimpostabile in fase di prima accensione. Questa potrebbe essere una scemenza, ma non è così, in quanto molto spesso quando acquistiamo questi portatili dalla Cina o comunque da parte di produttori non famosissimi come Chewy, nonostante Chewy sia un marchio che si sta espandendo davvero tanto, capita molto spesso di trovarsi con Windows 10 in cinese o al massimo in inglese. Vero Xiaomi? Ma se fino ad ora ci siamo concentrati sulla parte interna, è giunto finalmente il momento di sollevare il display, per ritrovarci di fronte ad una bellissima tastiera QWERTY retroilluminata impostabile su 3 intensità. Tastiera davvero notevole, specialmente se consideriamo le dimensioni contenute di questo portatile. I singoli tasti sono davvero grandi ed hanno una corsa molto breve. Questo si traduce in comodità, comfort e
piacevolezza molto piacevole digitare su questo portatile, con Word, su internet, da qualsiasi parte. Ecco una piccola comparativa con il mio portatile principale MSI da 17 pollici. Come vedete, tastierino numerico a parte, che ovviamente qui non è presente, la dimensione della tastiera è praticamente la stessa, anzi qui i tasti sono molto più grandi. Ovviamente però si tratta di una tastiera internazionale, ovvero senza le lettere accentate e segnate, che comunque sono sempre al loro posto, però dovete andare a memoria, oppure comprate degli adesivi da attaccare, da appiccicare sui tasti per avere un contatto visivo con le lettere accentate. Vi lascio qualcuno di questi adesivi in descrizione video. È eccellente anche il touchpad di generose dimensioni con pieno supporto al multitouch di Windows 10. Forse le dimensioni sono un po' troppo generose, in quanto a volte mi capita di non riuscire a trovare facilmente il tasto destro del mouse, ma si tratta solo di una questione di abitudine. Ma ora veniamo al pezzo forte di questo Chewy Corebook Pro, che ho lasciato volutamente alla fine. Ovvero il display. Ragazzi, abbiamo una bellissima unità quasi totalmente borderless da 13 pollici IPS in risoluzione 2K 2160x1440 pixel in formato, rapporto, chiamatelo come volete, 3 mezzi. Spero si possa pronunciare così. E stavo dimenticando la gamma colore sRGB fino al 98%. Capite bene che stiamo parlando di un display davvero di alto livello, che è difficile da trovare persino su dispositivi di fascia molto più alta. Questo formato particolare, ve lo dico subito, non è adatto per i videogiochi che richiedono i classici 16 noni o 16 decimi. Salvo eccezioni magari dei top player di Counter-Strike, questo, mi dispiace dirlo, non è un portatile pensato per giocare. Anche se, nonostante le mie parole, non se la cava affatto male su giochi come il già citato Counter-Strike o Fortnite. Ma si tratta bensì di un portatile pensato per la produttività. Lavorare con un display di questo tipo vi semplifica di molto la vita. Vi ritrovate improvvisamente con una maggiore area di lavoro, specialmente con i classici Word, Excel, e inoltre, se amate la fotografia, saprete che un sensore full frame lavora proprio nel formato 3 mezzi, quindi risulta perfetto per questo scopo. L'unica piccola critica che potrei muovere contro questo bellissimo display è che si tratta di un display lucido. Questo significa che utilizzarlo all'aperto, magari sotto luce diretta del sole, provoca dei riflessi, come vedete ad esempio in questo caso. Un display opaco è migliore sotto questo aspetto, ma comunque ci accontentiamo. Il display lucido dal canto suo è molto più bello da vedere e impreziosisce questa macchina. Un grande lavoro è stato svolto per quanto riguarda la taratura dei colori, sono davvero magnifici, così come anche l'angolo di visione. La navigazione sul web è fluidissima, questo ad esempio è il mio sito internet, posso scorrere e zoomare senza nessun problema, e nemmeno nella riproduzione 4K il processore mostra il peso degli anni. Ho testato a fondo questo portatile anche con i miei programmi di editing video, tra cui quello che state guardando ora, ovvero Adobe Premiere Pro, che non è leggerissimo, anzi tutt'altro, e nonostante questo se la cava alla grande. Per quanto riguarda l'audio invece, le due casse sono poste nella parte inferiore anteriore, quindi se il portatile è posto, come in questo caso, su una superficie, su un tavolo, si viene a creare un effetto avvolgente. Se invece lo appoggiate sulle vostre gambe, magari a letto o in bagno, beh, in questo caso si perde molta qualità. Ecco, mi è venuto ora in mente, se devo trovargli un altro difetto, beh, questo portatile ha pochissime porte USB, praticamente solo 2, ma comunque si tratta di un difetto facilmente aggirabile sfruttando un USB hub come questo. Ce ne sono tantissimi, costano poco e non chiedetemi da dove l'ho tirato fuori. Bene ragazzi, penso di avervi detto praticamente tutto. Questo portatile, il Chewy Corebook Pro, è una macchina che mi ha davvero stupito e che consiglio a tutti quelli che cercano un laptop economico con un eccellente rapporto qualità-prezzo per farne cosa? Beh, non per giocare, ma bensì per lavorare, per produrre e anche per editing fotografico. E come vi ho detto ad inizio video, sfruttando le mie offerte potete acquistarlo ad una cifra
secondo me davvero molto interessante, ovvero 300 euro. Vi lascio link ed eventuali coupon qui sotto in descrizione video, ricordandovi che offerte e coupon non sono eterni, ma li troverete sempre aggiornati su questo e tantissimi altri prodotti direttamente nel mio canale Telegram ufficiale TechBest Deals, linkato anch'esso insieme al mio gruppo Facebook qui sotto in descrizione video. Entrate numerosi. Giusto, stavo dimenticando due ulteriori aspetti che mi hanno davvero convinto di questo portatile. Il primo è che Windows 10 preinstallato nel sistema operativo, oltre ad essere originale ovviamente con tanto di chiave e licenza, è completamente stock, senza nessun inutile programma di terze parti preinstallato sul dispositivo. Fantastico! Ed inoltre un'altra caratteristica interessante che potrebbe magari interessare anche a voi è che il suo display può essere ruotato, inclinato di quasi 180 gradi. Bene, ora voglio sapere voi cosa ne pensate di questo Chewy Corebook Pro. Vi piace? Non vi piace? Vi ha convinto oppure no? Lo comprereste? Utilizzereste un monitor, un display in questo formato molto particolare? 3 mezzi? Fatemelo sapere lasciando un bel commento qui sotto e se avete dubbi o domande non esitate a chiedere, io sono come sempre a vostra totale disposizione. E se questo video un po' vi è piaciuto, potete supportarmi molto semplicemente lasciandomi un like, un commento, una condivisione, iscrivendovi a questo canale per non perdervi i nostri nuovi prossimi video e attivando la campanellina per non perdere anche in questo caso le notifiche dei nostri nuovi prossimi video. Direi che questo è praticamente tutto. Torno a navigare, a sfruttare il mio bellissimo portatile che inizialmente pensavo di vendere subito dopo la recensione, ma a questo punto penso proprio che mi terrò come secondo portatile o comunque quello da portarmi in giro, in quanto il 17 pollici non è comodissimo sotto questo aspetto. Comunque davvero bello, mi è piaciuto, lo consiglio a tutti e nulla, questo è tutto. Noi ci salutiamo e ci diamo appuntamento al prossimo video, sempre che voi vogliate, sempre qui su Addicted to Tech. Vado a respirare. Ciao ragazzi! Ah, stavo dimenticando, se vi piacciono questi sfondi animati, li trovate sull'applicazione Wallpaper Engine che potete scaricare da Steam. È un programma per videogiochi molto famoso, ma ci sono anche applicazioni, costa tipo 2-3 euro, Wallpaper Engine e trovate il mondo. Ciao!